Capitolo 3. Guida. Libri? Ho letto molto sull'argomento. Giorno. Non avevo mai visto prima il sole, ed era corretto dire che ancora non l'avevo fatto. Ma la forza della sua luce filtrava attraverso la spessa ed incollerita coltre di nubi, prendendo un colore malato, ma restando lo stesso più luminosa e calda di quella delle ronzanti lampade della scuderia a due. L'aria stessa sembrava in qualche modo sbagliata in quella luce, scolorita, ma tutto era illuminato. Potevo vedere i granelli di polvere e cenere muoversi nella stanza. Mi chiesi quanto fosse salutare respirarli, e per la prima volta mi resi realmente conto di quanto esteso fosse l'esterno. Volevo nascondermi sotto la finestra, mentre cercavo la volontà per mettere zoccolo nel molto, molto grande fuori. Mi accinsi ad aprire il baule sigillato che avevo scoperto la notte prima. Mi costò 2 forcine, ma ne valse la pena. Dentro c'era il più bel vestito che avessi mai visto. Quelle linee, quelle pieghe del tessuto ed i colori, eleganti e regali, ma allo stesso tempo la stoffa era leggera, ariosa e per nulla cadente. Era un sogno. Tristemente però, un sogno per un'altra pony, qualcuna più alta di me. Felicità e disappunto si mischiarono in egual misura. Ma anche se non potevo indossarlo, almeno non senza qualche grosso intervento di sartoria, era la cosa più bella ed allegra che avessi visto da quando avevo abbandonato la scuderia. Piegandolo accuratamente lo infilai nelle mie bisacce. Ricordandomi del pony cecchino della notte prima, feci un passo indietro, usando come copertura un tavolo rovesciato, ed usai la mia magia per aprire la porta. Una campanella brunita appesa sopra tintinnò allegramente. La luce del sole si riversò silenziosamente all'interno. I suoni dell'esterno fluirono nella stanza, il cinguettio degli uccelli, il lontano scorrere del fiume. L'aria più fresca spinse via quella stagnante. Cautamente mi mossi sulla porta e guardai intorno. La Ponyville post-apocalittica era uno scheletro marcescente di una piccola cittadina un tempo accogliente. Tra le costruzioni collassate e le case bruciate, le strade erano disseminate di macerie e rifiuti, e dappertutto disegni depravati e grotteschi in colori brillanti. I graffiti non erano limitati all'esterno. I razziatori avevano deturpato la Carousel Boutique con un fervore quasi estatico. Volsi lo sguardo dalla porta, seguendo le linee di bestemmie che si curvavano dai muri verso le travi del tetto, e mi ritrassi, soffocando di disgusto a quello che la luce del sole aveva rivelato sopra di me. Dozzine di gatti morti ed essiccati erano stati appesi al soffitto come decorazioni. Avevo dormito proprio sotto 3 di loro. Feci involontariamente un passo indietro, mettendo uno zoccolo posteriore fuori dalla porta. Che cos'era? Mi voltai e scorsi un disco arancione mezzo sotterrato nel terreno, appena fuori dalla porta. Una piccola luce rossa pulsava su di esso. Chiudi la porta! La voce venne fuori dal nulla, metallica e meccanica, ma in qualche modo carica di urgenza. Il mio cuore perse un colpo e saltai all'interno, sbattendo la porta con violenza. L'esplosione all'esterno strappò via la porta dagli infissi, scagliandola assieme a me in fondo alla stanza. Caddi attraverso un separé a brandelli e la porta fumante cadde sopra di me. Mentre mi trascinavo via da sotto la porta, ero più scioccata che ferita. Mi ronzavano le orecchie. Una trappola. Non c'è da meravigliarsi che i razziatori non mi avessero attaccata mentre dormivo. Avevano lasciato un regalo, invece. Ce ne sono altri in arrivo. Potevo appena sentire la voce. Le mie orecchie mi sembravano imbottite di zucchero filato. «Chi sei?» chiesi, ma mi mossi per mettere le borracce attorno al collo mentre magicamente estraevo il fucile da combattimento. Ero costernata dallo scoprire che avevo ancora soltanto un colpo rimasto, ma se un pony razziatore fosse entrato dalla porta, intendevo farlo valere tutto. Una voce completamente differente replicò: Vieni fuori, chiunque tu sia. La testa di una razziatrice si infilò nel vano della porta, ridendo maniacalmente, con qualcosa tra i denti.
Sembrava una mela metallica. Scosse la testa, lanciandola nella stanza verso di me. Ma il picciolo le rimase tra i denti. Un ricordo mi tornò in mente. Ero una giovane pony e trotterellavo verso la scuola della scuderia, quando un pony più grande saltò fuori da una porta e mi lanciò un gavettone. Era esploso contro il mio corno, inzuppando completamente me ed i miei compiti a casa. Ehi, non essere così triste, fianchi bianchi. Stavo cercando di aiutarti. Sai, nel caso in cui il tuo cutie mark dovesse essere un bersaglio. Il pony più grande si era messo a ridere ed era corso alle lezioni, lasciandomi gocciolante e miserabile nel salone. Lezione appresa: quando un pony lancia qualcosa verso di te, non farti colpire. Non lasciarla nemmeno cadere vicino a te, perché potrebbe schizzare. Il fucile da combattimento sferragliò a terra mentre concentrai la mia magia sulla mela metallica, prendendola al volo e rilanciandola fuori dalla porta. La granata riuscì a malapena ad uscire dalla stanza quando esplose. Polvere e pezzi di legno volarono contro di me, finendomi negli occhi. Un tintinnio scoppiò ai miei piedi. Guardando in basso, strabuzzando gli occhi per i detriti che mi ci erano finiti, vidi la piccola campanella che da sopra la porta era atterrata, piegata ai miei zoccoli. Mi facevano male gli occhi e continuavo a sbatterli per pulirli. Cautamente, sollevando di nuovo il fucile da combattimento, mi sporsi fuori dalla porta. Potevo appena vedere la zampa anteriore del pony razziatore dietro lo stipite della porta, completamente immobile. Ripensandoci, levitai il tavolo in modo che formasse una barricata nella metà inferiore della porta e strisciai dietro di esso. Sporgendo rapidamente la testa, sbirciai per controllare se il pony era ancora cosciente. La gamba non era attaccata al resto del pony. Impiegai un momento per individuare il resto lacerato del corpo, misericordiosamente morto. Mi lasciai cedere dietro la copertura, sentendomi assalire da una strana sensazione. Avevo appena ucciso un pony. Uscire di nascosto da Ponyville fu un'impresa straziante. Realizzai rapidamente che stavo ignorando l'Ice Forward Sparkle. Quando accesi il mio IFS, fu molto più facile determinare dove fossero i razziatori e come evitarli. Nonostante mi stessero attivamente cercando, quei pony si dimostrarono dei cacciatori tutt'altro che capaci. Usare la mia magia per sbattere lo sportello di una cassetta della posta in fondo alla strada o rompere una bottiglia contro una ciminiera solitaria a svariati metri di distanza si dimostrò una distrazione sufficiente per riuscire a superarli. Ero quasi riuscita a superare l'ultima casa quando il pony cecchino ricominciò a spararmi contro. Il tiro più preciso mi graffiò il fianco, un'ondata di dolore e scorrere di sangue. Fortunatamente la ferita sembrava più grave di quanto non fosse, ed anche le mie scarse competenze mediche furono abbastanza per fermare il sanguinamento e bendarla. Mi accovacciai in un fossato, riparata dagli alberi, e cercai di riprendere fiato. Sentivo nuovamente una musica che suonava in distanza. Il brontolio del mio stomaco era molto più forte, ricordandomi che non avevo ancora mangiato in quasi una giornata. Levitai una mela fuori dalla bisaccia mentre stappavo una delle borracce. Naturalmente non avevo bevuto più di un sorso quando il mio pippack accese una danzante luce rossa sulla bussola del mio IFS. Non proveniva dalla città dei razziatori, ma da più in alto, dalla profondità della collina boscosa. Ovviamente. Qualcos'altro stava venendo a cercarmi, perché le terre devastate chiaramente mi odiavano. Ritappai la borraccia e mi alzai, trasalendo il bruciore del mio fianco ferito. Sollevai il fucile da combattimento, ancora col suo colpo singolo, e tesi le orecchie in ascolto. I dintorni erano tranquilli, anche la musica non c'era più. Poi cominciai a sentire un debole ronzio. Abbassai il fucile a livello degli occhi e misi a fuoco la punta della canna, allineandola col pallino rosso sul mio IFS. All'inizio non vidi nulla, poi la scorsi. Una brutta e piccola creatura volante, gonfia e grottesca, che si librava tra gli alberi. Anche lei mi vide e sputò un piccolo dardo spinoso contro di me. Mi mancò, quasi, poiché mi rimase impigliata nella criniera. Presi la mira, ma esitai. Il maledetto nanerottolo era così piccolo e riusciva a scattare così casualmente che non avevo nessuna possibilità di colpirlo.
Non volevo sprecare il mio unico colpo, quindi feci la successiva scelta migliore. Mi spostai dietro un albero e mi preparai al galoppo. Un altro marcatore apparve sul mio IFS, seguito da un suono saettante e crepitante, diverso da qualsiasi avessi mai sentito prima. La luce rossa si spense, lasciando solo quella nuova, che il mio feedback aveva individuato come amichevole. Sono veramente dispiaciuto per quello che ti è successo prima a Ponyville, ma quella razziatrice non ti ha lasciato altra scelta, ti avrebbe ucciso. Era la stessa voce meccanica e metallica che aveva urlato l'avviso che di sicuro mi aveva salvato la vita poco prima. Con un misto di sollievo e smarrimento, vidi la robofatina volare verso il mio nascondiglio. Chi sei? Cosa sei? Era la domanda che voleva scapparmi dalla bocca, ma sospettai sarebbe stata scortese. Un amico. Alzai un sopracciglio. Va bene, un conoscente di passaggio, ma uno che non ti farà nulla di male. Dopo una pausa significativa. Chiamami osservatore. Guardai la robofatina con occhio critico. Osservatore. Va bene. Uscii da dietro l'albero ed iniziai a cercare dove fosse rotolata la mia mela quando l'avevo lasciata cadere. Poco distante, vicino a dove si trovava la creatura volante, vidi un mucchietto di cenere rosa incandescente. Sei stato tu? Paraspiritastri è quello che ottieni se mescoli i paraspiritelli con la corruzione. Non li reggo. Felice di essere d'aiuto. Ritrovai la mela e la feci levitare di fronte a me. Grazie. E grazie per avermi avvisato di quella cosa nel terreno. Mina. Battei le palpebre. Vuoi la mia mela? La robofattina rise. Cosa molto strana da sentire, poiché la voce artificiale non aveva alcuna inflessione. No, è come si chiama. L'esplosivo del terreno. Si chiama mina. Si attiva quando le passi vicino. Oh. Morsicai la mela. È un nome veramente stupido per un'arma. La robofatina rise di nuovo. Era un po' snervante. Poi, stranamente, mi ritrovai a ridacchiare anch'io. Avevo davvero pensato che volessi dire che la mela era tua. L'avrei divisa se l'avessi voluta, anche se non so cosa ne avresti fatto, visto che non puoi mangiare. Per non avere emozione nella sua voce, la robofatina faceva un buon lavoro ad esprimere confusione. Non mangi cibo perché sei un robot e non hai una bocca. Una risata per la terza volta, anche se era più un ghigno leggero. Oh, volevi dire la robofatina. Beh, almeno non ero l'unico confuso dalla conversazione. Io non sono realmente una robofatina. Io sono da qualche altra parte, ho solo imparato come hackerare queste cose per comunicare e guardare in giro. Stavo iniziando a cogliere il quadro. Allora quella musica... Perbacco no! Spengo quella merda nel momento in cui prendo il controllo di una di queste. Non hai idea di quanto vecchia sia quella musica. Come ripensandoci, l'hacker nella robofatina continuò. Non ancora. Finii la mia mela. Il mio stomaco stava molto meglio ora. Ed anche il mio spirito. Avendo finalmente avuto una conversazione civile, anche se decisamente bizzarra. Oh, il tempo è quasi finito. Guarda, ci sono un paio di cose di cui avrai bisogno se vuoi sopravvivere qua fuori. Un'arma o almeno un sacco di munizioni in più per quella che hai già. Una bardatura corazzata, una guida. E più importante, hai bisogno di farti qualche amico. La corazza, almeno, non dovrebbe essere cosa troppo difficile, anche se rabbrividii violentemente al pensiero di mettermi la bardatura di un pony morto. Però, quel colpo radente... Ero stata fuori per meno di un giorno intero ed ero già arrivata terrificantemente vicina a morire. Probabilmente sarei potuta strisciare indietro fino al ponte e spogliare quei cadaveri. Un'arma? Se l'idea di spogliare della corazza un cadavere mi faceva rabbrividire, la possibilità di uccidere di nuovo mi fece affermare il cuore. Ed amici, in quello non ero stata fortunata quando ero puledra nella scuderia. Che possibilità avevo in un mondo dove salvare un pony da razziatori e schiavitù non ti faceva ottenere nemmeno uno straccio di amicizia? Se quello era ciò di cui avevo bisogno per sopravvivere, non ero sicura di poter essere all'altezza del compito. Cosa intendi per guida? L'ondeggiante robofatina rimase in silenzio per un istante.
sparo alla cieca e tiro ad indovinare che ti piacciono i libri. Ho ragione? Beh, sì, io... C'è un ottimo libro per la gente che viaggia attraverso le terre devastate di Equestria. Sono praticamente certo che ce n'è una copia nella biblioteca di Ponyville. Dammi solo un secondo. Fatto. Ho mandato la sua locazione al tuo paperback. I miei occhi si allargarono in allarme. La biblioteca di Ponyville. Vuoi dire quel posto da cui sono a malapena scappata? La città piena di pony malati e psicopatici. Stai cercando di farmi uccidere. Guarda, devi pur fidarti di qualcuno. Il ricordo di Monterey Jack si affacciò alla mia memoria. Perché dovrei fidarmi di te? Non ti ho nemmeno mai incontrato. Ti stai nascondendo dietro ad una radio robot. Oh, che ne so, che ne dici del io che ti salvo la vita? Se sto cercando di ammazzarti, perché avrei dovuto farlo? La voce, osservatore, aveva ragione. Ma, prima che potessi dire alcunché in risposta, la robofatina ruttò scariche di statico e cominciò nuovamente a suonare musica, che era eseguita da svariate armoniche e tromboni. Volò pigramente via, come se non si curasse del fatto che io fossi lì.